Facciamo una bella ripresa. Buonasera a tutti, vi ringrazio della vostra partecipazione in questa serata. Io mi chiamo Graziella Bernardi, presidente dell'associazione Oltre. Nasce questa associazione con l'intento di portare informazione, cultura e benessere. Diciamo che lo scopo non è certo di lucro, perché l'associazione nasce proprio senza scopo di lucro. La cosa che interessa è portare l'informazione, cioè l'altra parte dell'informazione che non viene mai data. E questa sera, 22 giugno 2017, Civita Nova Marche, abbiamo l'onore di poter, diciamo, come posso dire in poche parole, poter veramente avere la possibilità di conoscere il dottor Paul Zelig, che adesso ci illustrerà il suo progetto Genesi. Grazie, molto gentile. Adesso l'informazione che vi do stasera si trova online e diversi video e YouTube e Facebook e tutte queste cose. Quello che vorrei fare per voi stasera e darvi l'opportunità di vedere il sistema sanitario a 180 gradi come siete abituati. Io vi farò delle dimostrazioni pratiche, vi farò fare tutte le vostre domande sulla salute, dalla cosa più banale alla cosa più seria, e voglio che ci capiamo. Quello che faccio di solito è aggiustare con la chiropratica la testa di tutti i partecipanti che vogliono, in modo che si capisce di che cosa si tratta. Va bene? Quindi io inizierò con Graziella e con Massimo e con Alessandro, così voi potete vedere che queste cose che sembrano molto strano è a loro gradimento. Va bene? Quindi facciamo loro tre prima, senza i orecchini. Sì. Quello che farò adesso si chiama un aggiustamento chiropratico e questo è frutto da 2 lauree. È ufficiale in Italia da 8 anni, solo perché Berlusconi aveva dei assistenti, dei medici che aiutavano, che erano chiropratici americani, belgi e così, e loro hanno detto ci fai una legge o puoi crepare in mezzo alla strada, va bene? Perché i miei colleghi di solito sono abbastanza chiari nella loro cosa. E quindi 8 anni fa è diventata medicina ufficiale da primissimo livello nel sistema sanitario e nelle informazioni che vi do potete trovare, ok? Quindi la prima cosa che faccio è aggiustare lei. Di solito faccio vedere che se si gira la testa a destra e a sinistra è un po' fuori centro, ma lei è già perfetta, ci siamo visti. Ma appoggio la testa giù, fermi qui, niente rumore. Appoggio giù qui. Niente, la perfezione. Vediamo quanti di voi siete perfetti nella stanza. Ah sì. Allora, gira la tua testa a destra e a sinistra per loro, così loro possono fare il prima e il dopo. Appoggia la testa giù, 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 giù e fermi qui. Perfetto. E qui giù. Più dietro. Gira la testa adesso. Alessandro? Chi può dirmi perché la stiamo facendo questo? Come apertura, come primissima cosa nell'incontro, perché faccio questo? Gira la testa. Vedete che non è centrata, ma fallo di nuovo lentamente. Questo è un po' tanto stressante. Ultimamente, guarda. Una scrusciatina piccola e qui giù. Qualche cosuccia, adesso gira la testa. Un po' più armonioso? Sì, ok. Quindi, gente coraggiosi, voglio farli tutti, metteteli tutti qui in fila, così facciamo il dopo. E ricordate
Ricordate ragazzi, ricordate il microfono prende ogni commento. Ok? Appoggi giù. E qui. Prossimo testo. No, leggermente migliaia di anni luci lontano. Magari sei girati sempre qui o Angela, sì. Prossimo testo. Proprio avanti dalla camera e poi che è questo, bravo, si capisce che è da fuori, no? Quando venite poi fate il giro. Ok, appoggi giù cara, fermi qui. Qui giù. Prossimo testo. Quanti anni hai? 11, siedi di qui, ti chiami? Lorenzo, ascoltate a Lorenzo, perché di solito si dice, ma come, i ragazzini, no, loro stanno bene, sentite l'effetto dell'intossicazione di cibi e farmaci, perché stasera parleremo dei vaccini, Appoggio la testa giù, più giù, ascolta, va bene, al contrario, appoggio più giù, dietro. Una scusciatina, non è male, faremo tutta la colonna per te dopo se tu sei d'accordo. Vieni qua. Appoggi giù. Dietro. Non male. Bravo, ti prego. Appoggi giù. Dietro. Cosa ti prego? Chissà perché. Vedi ci gira la testa, chissà perché. Appoggi giù. Secondo voi perché sto facendo questo a tutti prima di iniziare? Per liberare la mente. Prego? Per liberare la mente. Oh, come ti chiami? Mariana, capito? Per liberare non soltanto la mente, ma un passaggio fra l'anima, la mente e il corpo. Nella maggior probabilità di capirci. Va bene? Certezza non è, ma con maggiore probabilità. Appoggio giù. Bene qui. Qui giù. Oh, ci voleva proprio bene bene stasera. C'è da lavorare. Quindi se tu mi fai la cavia, voglio farti dopo. Ok, bene? Ok. Se non ti faccio qui. Meno male che l'americano è venuto fino a vostro. Ah sì, spegnete le telefonine, Vuoi fare bene venire stasera? Hello, baby. Come ti chiami? Non ho sentito? Maria Luce. Ah, e come ti chiami? Aspetta, quanti anni hai? 9. Silenzio tipo come in piatto, va bene? Appoggi giù. Grazie caro. Perfetto. Migliore della classe. L'obiettivo è di non fare rumore. Qui. Quindi chissà quanto
Beato diventerà adesso. Bravissima, la perfezione. Prego cara, puoi sedere? Appoggi giù il testo, bravissima. Qui. Grazie. Puoi togliere l'orecchino? No, quello. Chi l'avrebbe detto? No? Veramente. Stiamo registrando. Va bene? Oh, era leggermente fuori centro. Prossima testa. Tesa. Non era male in confronto agli altri. Ok, giuro 6 minuti, vieni qui. Finite, non avete paura, nessuno ha fatto male. Più dietro. Allora, chi non è stato aggiustato? Solo voi due? Vieni qui, tutti gli altri. Bene, bene. Appoggia tutto giù. Vieni qui. Appoggia giù. Hai fatto bene che avevo paura. Avevi ragione di aver paura. Sono gli occhiali. Ok, bene. Questi sono tutti. Perfetto. Allora, qualche domanda su quelle che ho appena fatto? No? Abbiamo già avuto la giusta risposta. Mi sto collegando con il solo uso delle mani, la linea fra l'anima, il cervello e il corpo. Raramente si sente un relatore parlare di tutti insieme, no? Se uno è religioso, spirituale, teologico, si parla dell'anima, non si parla del corpo. Il cervello è qualcosa di meno importante. E se si parla del lato intellettuale scientifico, la mente è tutto.
E se si parla da altri lati, lo sport, molto spesso si tratta del lato fisico, ma noi vogliamo guardare tutte le cose insieme. Allora, ho tanti modi da farvi vedere ciò che faccio e una delle mie preferite è fare una seduta per qualcuno avanti da voi tutti, per vedere il rapporto che io ho con il paziente. È estremamente diverso, ok? Martina si è offerto, va bene. Qualcuno ha obiezione, c'è lui, no, faccio... Era un tentativo di fare un po', va bene? Un problema. Ok, vieni qua. E noi sopra la telecamera ci resteremo in piedi. Adesso, voi siete in inglese, si chiama una mosca sulla parete. Voi non siete qui e non stiamo giocando o, come si dice, pontificando per voi. Non è così. Stiamo parlando lui e lui viene nel mio studio o io nella sua e ci facciamo questa seduta. Io ti chiedo se tu hai delle domande sulla tua salute. Non mi devi raccontare la storia. Hai delle domande, dici io Martino quanti anni hai? 54 per un po'. Ok, auguri. Io Martino ho 54 anni perché non ho certe cose che io vorrei della mia salute. Mi segui? Sì. Ok, fammi le domande, io ti faccio la risposta. Allora, c'è una cosa che mi piacerebbe, per esempio, dato che ho avuto dei traumi fisici tramite un incidente automobilistico, ho perso l'allineamento, mi farebbe piacere ritrovarlo nel limite del possibile. Questo per quanto riguarda quello fisico. Sì. Il fisico penso che poi mi si trasporti nella vita, perciò praticamente mi troverei un po' più centrato nella vita, però adesso è così. Ok, altre domande? Tipo su come lo farò? Sì, queste erano le prime cose. Come interverresti tu per aiutarmi in questo che ho appena esposto? E io ti farò una perizia biologica. Ok. Ogni cosa che dovrebbe essere in un certo modo, esatto, scannerizzata, perfetto, va bene? Bene. Ok, ci faresti l'aiuto? Ci serve una commissione. Ti va? Non molto, vieni qua. Qualcun altro vuole fare parte della commissione scientifica qui? Perfetto, vieni qua. Dai, la coraggiosa. Ok, bene. Allora, venite qua. Voi due vi mettete indietro, qui tutti e tre, anzi, mettetevi qui. 1, 2, 3, Tutti e tre. Io ho un modo da fare il medico che è diverso. Io mi offro come esempio, come cambio, mi metto in discussione, ti offro la mia pancia da vedere come io mi tratto, per poi fare un confronto. Sì, io lo trovo che è solo giusto. Va bene? Ok. E ti faccio vedere la mia pancia a tutti e tre, così possiamo fare dei confronti. Va bene? Allora, prima ti chiami di nuovo? Maria Luisa? Maria Luce. Maria Luce? Ok. Allora, teniamo le mani così. Così. E spingi giù sulla mia pancia. Tutto quello che riesci. E vedi quanto scende. Brava. E qui. Spingi giù. E qui. Giù. E qui. Giù. Adesso, tu puoi ricordare quanto hai sceso? Va bene. E tu ti chiami? Simona. Simona, dai le tue mani Simona, così. Spingi giù qui. Giù. E qui. Giù. E qui. E vedete che lei è sorpresa. Bene. Martino. Le mani così. Spingi giù. Giù. E qui. Giù. Senza ballare. E qui. Bene. Allora, perché sto iniziando il mio protocollo sul Martino così?
so, io posso. Prego. Mi sembra che abbiamo tastato milza, fegato e dintorni, però non riesco a capire per quale motivo. E tu sai perché? Maria Luce? Perché dove l'osso? Vedi dove c'è l'osso, ok? E hai detto, scusami, Simona? Ma per vedere l'equilibrio e la funzionalità degli organi interni. Non è male, va bene. In particolare è per il respiro. Se questo spazio è libero, sotto il diaframma c'è più spazio. Se aumentiamo automaticamente quella che in Sicilia si chiama la bocca dell'anima. Va bene? Ok, quindi adesso ti faccio una lezioncina sul respiro di 2 minuti. Va bene? Perché la gente fa provare tutte le cose nel mondo e non ci pensano del respiro, o tutte le cose che guardo io. Quindi, Maria Luce, metto una mano sulla pancia e una sul petto, dai Martina una mano qui, una qui, Simona, una sul petto, una sulla pancia. Va bene? Allora, lezioncina di 2 minuti. I polmoni stanno in queste gabbie. Possiamo respirare così, o possiamo respirare così. Io chiamo tutte le malesseri, tutte le malattie, malesseri, sindromi, io li chiamo un debito tossico. E la guarigione lo chiamo un pagamento a rate del debito tossico. Va bene? Ok? E questo si respira qui per le cose di intensità. Questo per sesso, dolore, rabbia, grinta, allenamento, premura, sorpresa, va bene? Ma questo deve essere normale, sempre. Questo è per fare il sorpasso. Questo Per il quotidiano. è regenerativo. Questo costa, ma questo è regenerativo. Quindi se voglio guarire o riposare o rigenerare o aumentare la mia forza, devo respirare. Va bene? Ok, perfetto. Adesso Maria Luce, prima te, cara, metti le tue mani sulla mia pancia. Fino adesso abbiamo visto che la mia pancia è morbida, no? Ok, adesso appoggio tutto il tuo peso. Appoggio su forte da me. Sì. Non è più morbida, no? No? Simona? Appoggio tutto il tuo peso, sollevati i piedi. Ok? Voi siete chiaramente la tua pasta. Vieni qua, fammi le mani così, attenzione a metterli solo sulla pancia, non sulle costole. Ok, metti tutto il tuo peso, sollevati i piedi. Sollevati della terra, così loro vedono. Ci sto proprio di peso. Perfetto, ok, grazie. Adesso io voglio che tu ti metti sdraiato, senza le scarpe a pancia l'aria qui. Bene. Quindi, cosa ha fatto il dottore? Si è messo in discussione, si è offerto commentari, si è fatto una figura che era sorprendente e spero di essere un indirizzo per voi, un modo da vedere le cose che vogliamo fare. Allora, puoi piegare le gambe per distendere i muscoli e cosa facciamo qua? Maria Luce, dammi le tue mani cara. E quando premi sulla pancia, guardatemi negli occhi e tu ci devi dire quando hai fastidio. Va bene? Tu non hai spingi così. No? Progressivamente. Vai, dici quando hai dolore. Ok? Non dolore, fastidio. Qui. Fastidio. Qui. E qui. Fastidio. Ok, adesso la sua pancia è morbida come la mia? Non proprio. No. Ok, Simone, vieni qua, cara. Mani così, guardala negli occhi. Scendi piano. E c'è il petto in giro. Qui c'è più resistenza, no? Fastidio. E qui. E qua il fastidio arriva prima. E qui. Fastidio.
Bene, adesso io voglio che voi due ricordate quanto profondità c'era, quanto resistenza c'era, e lo continuiamo fra 5 minuti. Quindi volete camminare lì? Sì, ok. Va bene. E adesso cosa faccio? Guardate questa sequenza, dimmi se tu sei d'accordo. Il creatore dell'universo sa fare un corpo umano? Scusa, creatore dell'universo? Sa fare un corpo umano? Diciamo di sì, credo, dai. Sì. Ok, me lo concedi. Sì. Ok. La società sappiamo che non è che ci difende granché. Non proprio. No. Quindi io sostengo che il corpo è perfetto e la gente vengono da me per forse recupero, restauro, riparazione, va bene? Ma non ho la pretesa che io il corpo lo costruisco, ho solo l'intenzione di aiutarti a rigenerare, va bene? E in quanto lo so che non dovrei essere necessario, guardiamo cosa dico da subito. Io dico che un peso sostituisce il sistema sanitario al 99%, compreso me, va bene? E io non vendo pesi, quindi io parto già da un'altra parte. Cosa voglio fare con questo peso? 3 cose. Quello che il sistema sanitario ci promette. Uno, le analisi. Prima facciamo l'analisi. Io dico che tutti i problemi nel corpo partono dalla pancia, in generale, va bene? Anche farmaci, fumo, alcol, ma noi partiremo con la pancia e ti chiedo di prendere questo peso e girare da tutte le parti, tutta la parte morbida. Sì, va bene? E noi solo vogliamo sapere dove tu hai fastidio. Qui adesso? Ok. Qui no. No, questa parte qua. Va bene, e guardi giù, no, vai giù fino al tube e su fino al stomaco. Qui? Adesso? Sì. Ho piccoli fastidi, non niente di eccessivo. Bene. Qui appena un po'. Da qui un po', ma niente di eccessivo. Perfetto, adesso io sostengo che tu hai fatto l'analisi, mi hai detto che hai avuto una trauma, quanti anni fa? Nel 92, 25 anni fa. Ok, nell'ultimo 25 anni io penso che hai incontrato altri trauma con la forchetta, va bene? Solamente 4 anni, ma farmaci non troppi. Ok, ci parleremo di quella per un attimo. Quindi per me ha già fatto l'analisi. Va bene? Da solo in 1 minuto, senza fare calcoli, risonanza, endoscopia, che sono più piacevoli, e raggi e Non lo fate mai, non posso immaginare. Io no, non sono così curioso. Va bene. Allora, quindi la prima cosa che abbiamo fatto era vedere un'analisi. Adesso vogliamo spostare gli ostacoli, perché questi sono tutti intestinali, veramente il fegato e le milze sono sopra, va bene? Allora, vediamo se tu ce la fai. A mettere questo in un punto dove non hai avuto dolore. Vuoi che lo tieni per 5 minuti? 5 minuti, si passa da sotto. Sì, sì. Va bene? Ah, non uscire, se lo sposto un po' però. Cerca un punto dove non hai fastidio, Non ho fastidio. E non hai pulsazione. Se hai pulsazione devi spostare. Qui. Perfetto. Allora, bene, adesso mentre stiamo permettendo il peso di fare quello che tu puoi chiamare un trattamento, una terapia, io ti spiego cosa serve il peso per noi. Vogliamo farci 4 domande. La prima domanda è: se quello che tu senti che fa fastidio è un errore della fabbrica, del creatore dell'universo, o se è una cosa aggiunta? No, credo che sia aggiunto. Bene, numero 2, dove tu senti un fastidio, dove chiunque sentirebbe un fastidio, questo è una parte dell'intestino che è libera o è bloccata, anche parzialmente? Se non sento fastidio, darei la risposta ovviamente che fluisce bene l'energia.
se non fa fastidio. E se fa fastidio, come abbiamo visto prima, cosa diciamo? Diciamo un blocco energetico, un blocco di qualche natura. Anche da qualche natura mi sta molto bene. Numero 3, quello che sta in questo blocco da qualche genere è impulito o è tossico? In qualche misura è tossico. In qualche misura Se è tossico. chimica o di testo, di quello che sia, comunque in qualche misura è tossico. Va bene, ok. E il numero 4, di dove è venuto? Questa è una domanda importante. Questa è una domanda importante, io non faccio domande bestie. Lo so. Allora, questa è una domanda importante. Tu sai la risposta? No, vorrei impegnarmi un attimo. Ti risparmio io. Va bene? Farmaci sono le cose più offensive che si mettono in un corpo perché sono appiccicosi. Si catalizzano. Si bloccano, si stanno fermi. Dove entrano nel corpo, anestesie dentali o nelle vene per una chirurgia o parte cesarea o un trauma per una rottura, cose di questo genere. Scusa un attimo, perché già ci costigo. Ok, spostalo da un'altra parte, se puoi. Sì, Ok, sarò molto veloce così quasi ok, va bene, poi faremo Maria Luce e Simona per vedere la differenza. Quindi c'è qualche cosa che entra nel corpo che non è nostro. Farmaci e anestesia e psicofarmaci sono i peggiori. Poi alcol, fumo, droghe e poi tutti i cibi. Anche i cibi giusti ma che bloccano nel momento sbagliato di stanchezza o dispiaceri o combinata male o l'anestesia bloccata lì, il cibo ferma e cosa succede? Il cibo marcisce dentro di noi, anche se era un cibo giusto, va bene? Quindi, togliamo questo peso. grazie. Oh, prego. Simona, Maria Luce, venite qui ragazzi. Prima Maria Luce, dammi le mani cara. Prendi come l'hai fatta prima, la guardi in viso, io voglio sapere se è più morbido o più duro, va bene? Spingi giù. Lo ricordi come era prima? No. E qui, che questo è sempre in due sulla commissione scientifica. Qui, più morbido, più duro, è scesa di più, scesa di più, oh, è scesa di più anche qui? Ok, va bene. E tu hai detto che hai 9 anni? Ok. E qui. E qui. Va bene? Quindi in generale è un po' più morbido? Fra 0 e 10 sai dirmi quanto? 7 pensa. Bravissimo, grazie. Allora, Simone, ciao vediamo. Guarda la viso, spendi giù. Più giù. E qui. E qui. Fra 0 e 10 quanto? Va bene, perfetto. Ok, quindi potete sedere e chiedere di aiutarci anche fra un po'. Allora, il tuo respiro, come lo senti? Meglio o peggio lo stesso? No, sento in qualche maniera migliorato, però anche provato dalle pressioni e dal peso. Well, questa è la tua impressione, va bene? Ma loro hanno visto prima del peso e dopo del peso che è cambiato l'ingorgo. No, su questo sono d'accordo, vedo che scende in modo diverso. Bene, ok, adesso mettiti in piedi. Posso prendere Zamari? No, anche se non 2 secondi. Mettiti in piedi. Vogliamo solo sapere se ti senti più leggero o più pesante o lo stesso. Mi sento più leggero, però mi devo un po' la testa. Quindi siediti qui. Cosa potrebbe essere mai che ti fa girare la testa? Un blocco energetico, deve venire da così. Oh, prendiamo un linguaggio molto più casereccio. Penso Blocco energetico. che finisca tutto un momento. No, questo non è il motivo per far girare la testa, no? Un eccesso di energia. No, Aiutami un pochino. si aiuta tantissimo. Mi viene. Ok, allora, ricordiamo
partiamo dal presupposto che tu sei perfetto, non dovresti avere bisogno di me o nessuno. Noi stiamo facendo una perizia, un protocollo, un esame con un peso per vedere ciò che è bloccato. Nel momento di bloccato, noi vogliamo sbloccarlo. E il peso l'ha fatta parzialmente e momentaneamente. Va bene? Ma non è magia. Se ciò che è bloccato nel corpo è tossico e si sposta, tu hai una guadagna del respiro. Ma è perché hai spostato il veleno. Questa non è magia. Questa non è il Medioevo, ti ha fatto un peso. E quindi quello che si sposta qui aspetta di uscire. Dove andavo adesso se si spostava? In giro. Ah, si vede la testa, per cosa mi gira la testa? Ci siamo, ok, ci stiamo capendo. Va bene? Sì. Perché se tu hai una pancia che è perfetta, metti i pesi, non cambia niente, non ti gira niente. Ma la gente cosa dicono? Quali sono le bestialità che la gente dicono? Le dicerie? Non lo so. Mi sono alzato troppo presto. Il colpo, sì, ok. Per un biologo questo è osceno. Sì? È osceno. Cioè quando ti alzi da solo ti tiri su che Se noi siamo due tigre e ci salviamo e dici, scusami, non sai perché mi sono... Ok, sono bestialità. Sì. E il 100% del mio lavoro per riparare un corpo è spostare la bestialità che tutta la gente crede. Va bene? Ok. Sì, è pagante sono lavoro perché spendono $1 miliardo al giorno, non si può pagare. Dice un sacco di roba che non è vera. Va bene? Allora, quindi, mettiti in piedi adesso e fisicamente ti senti più leggero, più pesante lo stesso. No, più leggero mi gira anche già un po' meno la testa. Perché il corpo sta affrontando queste schifezze, non porta i sistemando. veleni. Sì. Fra 0 e 10 quanto più leggero ti senti? 0 a 10 facciamo un 6,5. Ok, e tu hai detto all'inizio che avevi subito una trauma e che ti faceva sentire squilibrato e volevi reorganizzare e non ci pensava mai che l'avremmo fatta della pancia con i pesi. No, fino adesso no. No, perché Cioè non perlomeno stasera. giusto. Assolutamente. E cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo preso un ostacolo che l'abbiamo trovato, l'abbiamo spostata, abbiamo avuto la verifica. No? Cosa del sistema sanitario abbiamo detto è analisi, è terapia e verifica. E tu l'hai fatto in 5 minuti. Gratis. Ok? Questo non lo sentiremo alla CNN o Rai o BBC. Senza bisogno di muovere un circo abbastanza consistente. Ma su te potevi fare con una pietra, qualcuno con una ragazza, no? Una piccerita potevi mettere sulla pancia per spostare. Sì, faccio sullo schiena. Ok, quindi cosa è successo? L'ossigeno che è entrato nel maggiore spazio, con maggiore facilità, è andato nel sangue, è andato nei muscoli, Abbiamo ossigenato abbiamo scoperto l'acqua. Abbiamo tolto l'ostacolo e il corpo è solo. No, perché ti fanno guardare nell'altra direzione. L'ortopedico non ti dice questo mai. Mai. Ok? No, ci vuole entrare a cercare da solo. O a parlare con me, o leggere il mio In questo caso processo. parlare con te. Allora, strike e andiamo avanti. Ok, Quindi la prima cosa che voglio che tu fai quando esci di qui o domani è andare al negozio che vende pesi e prendi uno dei 5 e 2 dischi di 10. Va bene? Sarà il migliore investimento della tua vita. Va bene? Perché all'inizio 5 kg non lo so 10, poi 15, poi 20 senza nessun fastidio. E tu vedrai che vedi un film o leggi un libro o ascolti la musica o fai qualche pratica spirituale, tu vedi che il peso sposta l'ingorgo perché le valvole vanno in una direzione, ti allontana l'ingorgo del diaframma e lo sposta verso capolinea. Gratis. Quando vuoi. Cioè, consigli da partire dall'alto e andare verso giù, nella fascia dell'addome? L'imbarazzo della scelta. Ah, Tu lo ok, metti non c'è dove una non è sequenza. fastidioso. Va bene? Ok. Ma finché non c'è fastidio da nessuna parte. Va bene? Numero 2, strike con la faccia in aria. Vai con la paura. Allora, vuoi mettere la camicia dentro i pantaloni?
Mettete dentro in profondità. Se lo metta a lunga non si può più di tanto, Invece per te, perché a me mi piace solo pancia. Ok. E tu sai che tutti gli italiani hanno paura di mettere una cosa fredda sulla pancia, no? Io sono uno di quelli, Ok, quindi vedremo che ti hanno affrontato male. Sì? Sì. La mia convinzione, Non è la Poi tua perché la fai convinzione. a spontanea. No, aspetta, ma subito lo farai da solo. Vediamo uno qui. E uno qui. Uno qui. Mi fa sorridere un po'. Così va bene. Ci mettiamo un peso sopra. Ma sì, non ce lo facevo mai. Ok. Allora, mentre stiamo facendo questo, il peso, abbiamo capito, sposta, il ghiaccio vedrai rilassa gli spasmi negli intestini. Dentro questa pancia c'è fermentazione, putrefazione, irritazione, infiammazione e soprattutto spasmi. Maria Luce e Simone, quei punti che erano più duri, non sono pezzi solidi, sono dei tubi come un palloncino che sono stati gonfiati dall'ingorgo e sembrano solidi, ma questi spasmi sono caldi. Intestini irritati, infiammati, tutta roba calda e di conseguenza cosa succede? Si chiudono spasmi e si blocca tutto gonfie, ti blocca il respiro, da bere, da mangiare, da buttare. Si blocca tutto. Adesso mentre il ghiaccio rilassa questi spasmi, così la nostra commissione scientifica da Maria Luce e Simona, e loro possono vedere la differenza, tu lo vedrai. Do un attimo a raccontare un paio di barzellette alla gente per far capire cosa questa diceria. La famosa io so, va bene? Allora, prima barzelletta è di una signora della famiglia, saluta con i nuovi arrivati, la salute, una signora della famiglia esce da fare la spesa. Quando se ne va, scorda che ha lasciato un appuntamento con l'idraulico. L'idraulico arriva alla porta. Dentro la casa, dall'altro lato della porta dove la signora non c'è un pappagallo. Sai quanto grande è il cervello di un pappagallo? Non molto, va bene? Il pappagallo però che ha imparato una frase che l'ho sentita tante volte, dice: chi è? L'idraulico, credendo che sta avendo da fare con un essere umano al limite così, non dico, dice è l'idraulico. E quindi l'idraulico aspetta che apra la porta, no? E aspetta, non succede niente, mentre la pancia la sta raffreddando. E lui bussa, questa volta: chi è? Dice il pappagallo, e lui con la voce più forte: è l'idraulico. Non è venuto lui a stare nel corridoio tutto questo tempo. E questa cosa va avanti, e il pappagallo non apre la porta. L'idraulico non entra e non è che si vede. Il pappagallo è immovibile. Può dire chi è tutta la notte, finché sarebbe all'infinito, solo che l'idraulico si arrabbia così tanto che la becca un infarto e crepa. Adesso è una barzelletta, no? Poi la barzelletta la raccontiamo allora. Va bene? Quindi, cosa succede? Torna la signora, deve aver fatto la spesa, vede questo uomo a terra e viene naturale a chiedere chi è. E il pappagallo che a 100 ripetizioni ha imparato le nuove parole dice: è l'idraulico. Ok. Perché mi racconta una storia così? Perché lui è sicuro che il freddo sulla pancia fa male, perché lo dice la nostra benedetta televisione, i giornali, la diceria, ma la verità è che è al contrario. E dopo un'intera vita che avete sentito che il freddo sulla pancia fa congestione, io ti dico che è al contrario, è una bugia, è una stupidata. Non è il solo bugia che dice la televisione, e non solo italiano, va bene? Non ho una televisione da più di 25 anni. Quindi l'idea che uno lo sa una cosa solo perché l'ha sentito dire non è toccare con mano.
Non lo è. Ma tutte le gente ripetono come un branco di pecore, no, io so che invece è solo ripetizione della propaganda. Infatti, per andare un po' più lontano dalla roba divertente e leggera, alla fine della seconda guerra mondiale, quando hanno intervistato Goebbels, che era il ministro della propaganda, hanno chiesto: ma la Germania era questo paese con tante cose belle, fantastiche, architettura, sport, scienza, musica, tante cose, come siete riusciti a metterla ad essere la vergogna del mondo? E Goebbels ha risposto: era facile, neanche una sfacchinata, era facile. Abbiamo preso una bugia che non potevo credere in nessuno, l'abbiamo ripetuta così tante di quelle volte finché la gente bestia si sono decise che era così, e poi abbiamo creato un'atmosfera di paura, così nessuno la contestava. Un'altra parola sulla paura: facevano un gioco, per dire uno, nelle scuole elementari. La maestra diceva a Maria Lucia: facciamo un gioco. Tu dici: bene, mi piacciono i giochi. E facciamo caccia tesoro. E tu dici: a me piace caccia tesoro. E poi dicono: prendiamo una stella. E dice: stella, certo, io troverò una stella. Ma poi, e dunque, l'insegnante dice: vogliamo una stella speciale. Non ha 5 punti, ma ha 6. E quando la trovi, viene la maestra, non dire niente a nessuno, mi sussurra nell'orecchio e avremo un premio per te. Adesso a 9 anni tu non puoi immaginare che è un gioco sporco, perché la stella ha 6 punti è un simbolo che si chiama la stella di Davide, che nella seconda guerra mondiale significava qualcuno ebreo. E loro poi durante la notte hanno raccolto i genitori e questa era la tua sorpresa, tu a tutti. Adesso questo è un pesantuccio, io ti chiedo scusa, ma è come funzionava la cosa. Quindi la manipolazione mentale è una cosa molto conosciuta, non è diversa oggi, non è diversa in Cina, in Russia. Adesso gli americani sono i peggiori terroristi che si sono mai camminati sulla faccia della terra. Non la gente così come vuole, ma quelli che gestiscono il potere. Quindi torniamo a lui e all'altra barzelletta. Marito e moglie in tribunale e il giudice dice: mi mettete in difficoltà perché volete divorziare, ma voi avete 3 figli, che figura faccio io dando 2 figli a uno e un figlio all'altro? Non lo posso fare. Quindi io suggerisco, dice il giudice nella barzelletta: tornate a casa, fate un altro figlio, se non va bene in un anno posso dividere 2 e 2. Va bene? Che non è come finisce la barzelletta, questo è solo il preparativo, antipasto. Perché a questo punto il mascolo, che la moglie non lo sopporta più, spara quello che in Sicilia si chiama una minchiata. E lui dice: oh, e poi se vengono gemelli? E lei dice, lei non si resiste più: gemelli? Oh, adesso sei quello che fa i gemelli, se non fosse per tuo fratello non ci avremmo avuto neanche questi 3 figli. È quello che è. Io utilizzo questo come esempio che la gente non soltanto sono dei pappagalli e credono di aver capito la cosa perché l'avevano sentito, ma sono convinti. In Sicilia si dice ignoranti e presuntuosi, e poi arroganti, aggressivi. Ma non è una cosa locale lì, è dappertutto. Quindi tu eri sicura che il freddo ti avrebbe fatto male alla pancia, e noi vedremo che è al contrario. Il freddo rilassa gli spasmi che sono caldi e non costa niente. Non costa niente. Guardiamo. Maria Luce, sei pronta, cara? Sei pronta? Vieni qua. Simona, vieni qua. Allora, prima te, dammi le mani, spingi giù. Si scende di più o di meno? Di più. Qui
po' di meno forse. Sai perché? Perché i tubi vanno qui, fra 2 passi lui va in bagno. Quindi la roba che è qui, si sposta, si libera il diaframma, si va a capolinea. Infatti, sempre è sceso un po'. Yeah, lui sente che è sceso giù. Qui come andiamo? O due, così. E anche qui. Ma qui è dove si inizia il colon. È più morbido, no? Grazie cara. Un applauso. Allora, quando lo chiuso, appiega le gambe, aspetta, abbiamo fatto una cosa sbagliata. Oh, questa posizione rilassa i muscoli addominali. Quindi facciamo la gamba. Spingi qui. Morbidissimo. Più vecchio. Anche qui. Oh, quindi va bene. Forse non vai in bagno subito, ma quando andrai ci racconterai di noi. Non va bene. Vieni qua. Giù. Facci il confronto. Caspita. E lui aveva paura perché è una vita che da pappagallo si sente dire che Da 3 generazioni, la mia nonna, mia madre e io stesso. e possiamo ringraziare la RAI per la forma di diceria, va bene? Perché questa roba la RAI non vi fa vedere, no? La RAI vuole che voi state male sempre. Funziona meglio? Sì. Ok, una pausa per Simone. Adesso ti senti il respiro più leggero, più pesante lo stesso? Ma sempre che si inflata un po' di più. Va bene. Sento un maggior volume. Ok, che significa che non era perfetto prima, perché se tu vieni con una pancia perfetta e ci metti i pesi in ghiaccio, perfetto, è perfetto, non va da nessuna parte, no? Neanche nel paese dell'extravergine. Il vergine non è vergine, ok? Va bene. Adesso mettiti in piedi, ok? E dici se ti senti fisicamente più leggero, pesante lo Il stesso. leggero però c'è sempre un attimo sbagliato. Che non è un però, siedi di qui. Guardiamo che non è un però, è una verità. Va bene? Nella mia scuola io provo a fare che gli studenti a me, che non devono darmi lei, non mi dicono mai hai capito, perché se non ho capito non si riportano vale niente. Numero 2, non voglio che la gente dicano mai Maria Lucia, ma io non so perché. E la risposta è intossicazione da farmaci e da cibi sempre. Se sono vaccine, se sono hamburger pazzesco così con formaggio, tutto, qualsiasi cosa che non ci fa stare bene è una cosa che non è originale. Non è un pezzo originale. Ok, ti sta girando ancora? No, si è stabilizzato. Ok, stabilizzata, si è spostata verso la via d'uscita, va bene? In piedi. Fisicamente adesso ti senti più leggero, più pesante lo No, mi stesso? sembra più leggero. Oh, Sì. bene. Obiettivamente mi sembra più leggero. Fra 0 e 10? Da 6 che stavamo prima, 6 e mezzo, va anche un 8. Ok, bestiale, no? 8 e mezzo, 8. Un applauso per lui. Lui è molto ottimista, abbiamo finito? No. Dai, sfraghi sul fianco adesso. Tutti È metti su. indifferente destra e sinistra che sia. Basta che la faccia sta Ok, verso allora l'alto. facciamo. Mi piace in Italia come si dice, scusate la spalla, ma si fa così, no? Allora, così. Come meglio? Così. Come vuoi, come vuoi. Adesso abbiamo un sistema nel sistema circolatorio che si chiama il sistema immunitario, il sistema linfatico, io lo chiamo la dogana del sangue. Cos'è? I nodi linfatici, il sistema linfatico che va a prendere i veleni. Va bene? Adesso, uno dei punti è qui sui reni. Metto questo peso qui, senti fastidio così? No. Piegati un po' più in avanti, metti il peso indietro. Qua. Ok. Un po' su. Benissimo. Ma una cosa
Accettando. Vuoi 10 kg? No, noi accendiamo. Ok, vabbè. Per il test anche Io ho questo chiesto, vale. no? Ok, allora, cosa vogliamo sapere? Una cosa che fa fastidio, abbiamo detto, non è originale, no, è bloccato, è una cosa che è tossico e noi sappiamo ormai di dove è venuto, anche dall'infanzia, perché li fanno appiccicoso. I signorini che lavorano alla Possiamo anche vita ritrovare dopo 30-40 anni. e tu lo sentirai quando urina, sentirai uscire la puzza. La tua famiglia sentirà il puzzo sull'alito, nel sudore, è incontestabile, è veleno che è entrato nel corpo decine d'anni fa, perché la gente che lavorano nelle ditte farmaceutiche, nel laboratorio, non sono delle belle gente. Condivido. Ok? Spesso e volentieri. In Sicilia si chiama, ma più che spesso e volentieri, il percentuale non è accettabile. Va bene? Vi racconto la storia perché. Un'estate io stavo lavorando a un'isola, Iole, sopra Messina, si chiama Filicuti. Io stavo suonando la sera e il giorno dopo una persona mi ha detto, sai, ti ho sentito suonare ieri sera e abbiamo iniziato una conversazione. E io ho chiesto, ma cosa fai? Mi ha detto, io sono ricercatore. Ho detto, anche io sono ricercatore, spero che si veda come guarda le cose, no? Che ricerca fai? Lui ha detto, io faccio ricerca farmaceutica. E io nella mia infinita ingenuità ho detto, wow, io faccio ricerca biologica, dimmi cosa fai. E lui ha detto, mi sposto così potete vedere, lui ha detto, noi prendiamo il corpo che magari ha problemi con il pancreas e in laboratorio noi potremmo fare l'insulina, ma noi non la facciamo. Seguitemi, questo è pazzesco. Noi non la facciamo. Ho scordato di dire che lui era 60 kg sovrappeso e prendeva per colazione con le sigarette e la grappa. Va bene? Lui ha detto, noi potremmo fare l'insulina esattamente come si fa nel corpo, ma noi non la facciamo così, perché non si può brevettare una sostanza che esiste già. Quindi noi ci spostiamo, non userò quella stessa frase, spostiamo una delle molecole in modo che non è esattamente lo stesso, ma funziona abbastanza bene, ma certo ci sono delle controindicazioni, delle reazioni secondarie, perché l'abbiamo sbugiolato, si dice in Sicilia, abbiamo messo mano dove non si doveva. Di conseguenza noi possiamo avere un brevetto, che significa non è che guadagniamo soltanto quando lo vendiamo, noi possiamo vendere il brevetto in tutto il mondo per aver fatto la cosa ingiusto, criminale. E io non ho respirato per 3 giorni, perché la mia motivazione a fare ricerca è aiutare la gente e liberarvi da tutti, compreso me. Va bene? Ok. Quindi, questo peso sta sui filtri dei reni che è pieno dei farmaci. Dall'inizio, adesso, guardi il respiro. Meglio, peggio o lo stesso? Un pelino appena meglio. Ok, in 5 minuti, va bene? Perché io voglio che quando tu esci di qui, domani compri i pesi, metti avanti un film, o la musica, o fai la tua pratica spirituale, qualsiasi cosa che vuoi, fai al telefono e tieni il peso. Dove tu senti Sto dolore. registrando praticamente dove me l'hai fatti appoggiare fino adesso. Ma ovunque, tutto l'addome e i fianchi. Va bene? Ok, mettiti in piedi un attimo. Come ti senti emotivamente avendo messo il peso lì? Emotivamente abbastanza sereno e tranquillo. Prima di aver messo il peso o lo stesso? No, adesso mi sento un pelino appena più tranquillo. Ok, mettiti in piedi. Ti giri la testa questa volta? Sì, in un modo diverso però. Siediti. Noi sappiamo che è roba vecchio in più che sta muovendo e quindi per fare una rigenerazione dobbiamo portare via la spazzatura, no? Sì. Ok, adesso mettiti in piedi. Giri il corpo
Martino a destra e a sinistra e dici quale lato è più libero. Così come ha fatto lui. Così, proprio così. Forse qua riesco a roteare un po' di più. Yeah. Sì, vedo che il raggio di qua è minore. Va bene, adesso facciamo l'altro lato. Faccio di qua. Faccio del lato. E come facciamo? Facendo qua però. No, andiamo qui. Ok, scusa. Prego, scusate. È la sua prima volta. Anzi, un applauso di incoraggiamento. Ok, e lo tieni qui. Vai a trovare i punti più formali. Piega un po' in avanti, metti il peso un po' indietro. Trovi il punto più formale? Tra tanti magari qui. Ok. Sì, Va bene. Allora, se mettendo un peso in un punto, aumenta un pochettino l'efficienza respiratoria, aumenta un po' le emozioni, aumenta un po' il movimento. Come dobbiamo guardare questa situazione? Che sono io con la mia metodologia di ricerca per fare cose complicate diventare semplici e casareccio e dire io ho risolto il problema anche un po', anche per il momento del respiro e dell'emozione e dei muscoli, o quelli figli disonorati nella vita farmaceutica hanno disegnato la sostanza come chi la fa una cosa per rendere il tabacco, la nicotina più assuefacente, e mettono roba dentro di noi a tutte le età, compresi i vaccini, se qualcuno vuole leggere le righe, ok? Tanto per far sì che ti blocca il respiro, ti blocca le emozioni, ti blocca i muscoli per la gente. Ma non è vero, ma tu le dici, ma lui sentirà quando farà questo a casa, che urinando sentirà uscire i farmaci che ha messo nel suo corpo anni indietro. Perché io sono scienziato, non sto qui a sparare le cose così, va bene? Non sono chi fa dei gemelli. Va bene? Se io dico una cosa è vero. Quindi stiamo facendo così e noi sappiamo come andrà a finire questo. Sentirà un pochettino di differenza. Adesso ti devo scrusciare la testa perché non l'ho fatto, non l'ho fatto a tutti gli altri. E anzi mi spaventa più di tutto. Sì, capita. Dio non sa se deve spaventare o no. Ti ho fatto male? Quando ti ho scrusciato? Dipende. Yeah? Vuoi mordermi e fare la vendetta? Good, thank you. Allora. Mi sa che non ce la faccio. Non vuoi? No, scherzo. Ok. C'ho un pelo di preoccupazione perché soffro di cervicato, però mi affido. Guarda così, guardiamo il linguaggio. Uno, cervicale è il nome del collo. Sì. Stiamo lavorando con il tuo sistema di efficienza di sostegno. Sì. Se il livello tossico è tanto che ogni volta che facciamo una cosuccia tu ti alzi e ti senti girare con la testa, possiamo capire che l'inefficienza meccanica viene dall'intossicazione. Va bene? Fino a qua ci siamo. Siete di qui. Adesso siamo fino a qui. Vabbè, dai. Sarò delicato. No, qualcuno ha sentito male quando vi è scrusciata? Confessate. No. Okay. Allora andiamo, dai. Allora, gira la testa a destra e a sinistra. Senti, già fa clic da sola. Certo, perché io assisto il corpo a tornare al suo posto in modo che non ci dovrebbe essere bisogno di me se possiamo cambiare il livello tossico dei farmaci e di cibo, che non è necessariamente in un momento. Appoggi giù. Me l'aiuto. Ok, ascoltiamo. Più giù. Aspetta, fammi il piano. Prendi tempo, più giù la vai. Avanti, Vai. ce la fai, ok. Vai. Ok, ricordiamo che hai avuto un incidente, cosa è successo? È un trauma al ginocchio, è esploso proprio il piatto tibiale e varie rotture. Facendo cosa? È un incidente automobilistico, era un terzo trasportato. Ok, Stavo a fianco al guidatore. Quindi si è spostato la zucca, non è una sorpresa, no? No, credo che si sia tutto messo un po' così. Quindi una è la trauma fisica, altre sono le trauma chimica, l'altra cosa anche dei sostanze hanno usato per salvarti la gamba. All'epoca sì. Noi siamo contenti che hanno salvato la gamba, ma potevano usare i farmaci che non appiccicavano la vita. Sì. E lo vedremo questo. Appoggi giù, indietro.
Questo sta Sì, sì, con calma. Adesso gira la testa a destra, sinistra. Gira la testa a destra. Meglio o peggio è lo stesso? Di qua sicuramente meglio, Ok. di qua un pelino appena meglio. Ok. Infatti è quello che ha scrocchiato peggio. Certo, quindi la prima domanda è in ospedale perché non ti hanno offerto un chiropratico per aggiustarti per metterti dove eri prima dell'incidente. Perché siamo in Italia, non ci può pensare a questa cosa. 25 anni fa. Ok, io sono qui da 38, ma vediamo le cose recuperabili, senza grandissime pretese o ottimismo. Allora, siediti qui sopra. Sì. Metti i piedi qui. Una mano va qui. No, aspetta, qui, prego. Una mano va qui. La testa in avanti, prendi respiro, buttala. Quasi la perfezione. Interessante, sono proprio contento che ci sei partecipato. Sì, non ho rotto la mano. Stretti. Dammi una mano qui e una qui. In italiano si dice che stiamo manipolando, ma in chiropratica si dice stiamo aggiustando. Quindi dove è fuori lo metto al posto, quando è giusto lo lascio lì. Pieghi questa gamba, quella che è rimasta, giri qui, giri. Quando io parlo malissimo del sistema sanitario di tutti i tipi, non sto parlando male di chi l'ha salvato la gamba e la vita. Questo è meno di 1%. Va bene? Non sono fissato, sono uno che valuta le cose come si devono. Adesso così, qui, più su, e fermati qui. Che precisione! No, al contrario. Ricorda, questa è roba da 2 lauree. Non hai fatto così in una fine settimana. Giri qui, questa gamba dritta. Qui, e qui. Niente, la perfezione. Mettiti in piedi adesso. Giri la testa o no? Beh, meno di prima di quello che pesi. Un po' meno. Certo. Sì. Bene. Adesso colleghiamo questa gamba che Sì, hai malmessa, quindi spostiamo il lettino un po' in avanti e straighti con la testa lì. Cancellare. Allora, devo dire che di solito guardo tutta la gente negli occhi e spiego, ma penso che così vi do un quadro completo in meno tempo. Perché non importa la trauma, non importa l'età, non importa il maschile, il femminile, non importa l'età. Questi sono principi universali. Quando ho lavorato con la squadra olimpica, mentre sei qui, faccio una cosa intelligente. La tieni? E metto dove vuoi. Se vuoi indietro, volete mettermi in piedi, io mi siedo e mi faccio un lavoro di drenaggio linfatico sulla gamba, dove noi sappiamo che pena l'anestesia e anche dolore, lo sappiamo, va bene? E tu lo sentirai nell'auto fra 10 minuti. Allora, senti il male qui? Se pigi il fastidio, male, oddio, se si stende sì. Sì, Adesso, non è un fastidio che siamo allo step di chiusura sul fastidio, quasi dolore. infatti, tieni questa mano qui, dammi questa mano e vuoi che tu senti. Perché i pazienti dicono sempre al dottore, mi ha fatto male, io dico, no, questo male l'hai portato tu. Ma non, Quasi dolore. ma non è un indovinello con tutte le cicatrici sulla gamba, okay? Ma anche senza. Ma io lo faccio adesso in modo che puoi sentire più leggero e così l'avremo completato la nostra parte e prendiamo la vostra domanda. E chi non è stato aggiustato perché è arrivato in ritardo lo facciamo. Allora, come andiamo con il tempo? Sono quasi bravo? Sì. Quanto tempo abbiamo fatto già? Abbiamo fatto 15 minuti. Ok, quindi possiamo iniziare le domande. Io dico solo che sto spostando l'ingorgo nel suo sistema linfatico
la dogana del sangue che è pieno di anestesia. Va bene? Lui nel frattempo continua il suo lavoro che deve fare a casa e vuole distribuire i biglietti da visita così la gente possa sapere il sito dove potete chiedere informazioni su email o su Facebook e vi mando tutte le informazioni che do alla gente gratuitamente grazie a YouTube. Sì, prima domanda, vieni qua così si sente. Quante ore bisogna tenerlo e nell'arco dei giorni ogni quanto? Ok, ogni cosa è proporzionale, quindi se uno sta soffrendo, più tempo che si fa, più presto si smette di soffrire. Non dobbiamo sforzare, non dobbiamo mettere i pesi da più di ciò che sono comodi e più che lo facciamo meglio è. Quando spostiamo tante di quelle schifezze iniziamo a sentire che si muove tanto veleno e dopo basta per quel momento. Va bene? Ok, prossima domanda. Quando spostiamo questo malessere per eliminarlo proprio, Urinando, defecando, sudando, tossendo e anche scarica mestruale. Va bene? Tutte uscite del corpo. Io vi faccio bere tanto per far sì che la roba esce prima. Giusta domanda. È normale dire uscita per roba che non è normale. Una dieta di frutta soltanto potrebbe aiutare molto. Una dieta di frutta soltanto potrebbe aiutare tantissimo, ma io parto prima del sbloccare la pancia. Infatti nel libro e al telefono io chiedo alla gente quanti chili siete in grado di mettere in verticale per quanto tempo prima di dirvi che cibo potete affrontare. Perché se tanto di quel veleno nella pancia che non si sopporta niente, bevi acqua e miele e limone e basta, e tieni pesi il ghiaccio finché si ammorbidisce. Il ghiaccio si può tenere ogni momento che non c'è il peso, anche tutta la notte, anche in macchina. Va bene? Ogni cosa è proporzionale e uso sempre il telefono con la gente perché non è un disturbo. No? Quel frate dice via, non ti chiamano, non voglio disturbare. E poi gente dicono, ieri sera avevo un dolore, ma non hai chiamato? No, mi sembrava male. E questo in Sicilia si chiama sconclusionata, sconchiuta. Va bene? Perché il rapporto tra medico e paziente non mi piace come viene fatto. Tu hai bisogno? Mi chiami. Mi chiedi, impari dopo un numero X di telefonate, capisci la cosa stai meglio. Va bene? E il digiuno deve essere graduale. Io non voglio che tu fai un digiuno partendo da un approccio così. Io voglio che tu metti i pesi, metti il ghiaccio, compri le tue miele, inizi a fare acqua e miele e fai in modo che il tuo corpo funzioni e tu lo capisci. Perché un digiuno richiede che sei sopra zero e voi siete più sopra zero. Che senso ha di farvi fare questo? Quello magari dopo un mese di disintossicazione si può discutere. Va bene? Ok. Giusta domanda. Sì, Maria Lucia, a 9 anni, cosa vuoi sapere? Quindi se si devono mettere sulle forze sulla pancia o anche su un'altra parte? Abbiamo visto sulla pancia del pube fino allo sterno, tutta la parte morbida e anche sui fianchi, fra le costole e il bacino. Va bene? 5 kg, 10 kg. Iniziamo con 2 o anche più piccoli, se siamo piccoli. Non dobbiamo mai sentire una cosa fare fastidio. Poi ci andiamo a 5 a 10 e io tengo sul mio letto 2 dischi di 10 kg, quindi metto 20. Ma non il primo giorno. È graduale e quando si muove un sacco di veleno e diventa difficile gestire la cosa, scendiamo o la mettiamo, la togliamo, la mettiamo, se sta muovendo un sacco di roba molto fastidiosa. Questa pratica la combiniamo con un'alimentazione naturale, anche se Il cibo ci parliamo fra un attimo. Per adesso spero che queste cose sono chiare. Perché un cibo che entra nel corpo, che sta troppo tempo nella pancia, diventa veleno. Quindi io dico, se non sei in grado di tenere
5 kg sulla pancia in verticale da adulto, solo acqua e miele e limone, scritta nel libricino, vi spiega tutto in PDF, 100 grammi di miele in un litro, e limone a piacere, e questo è il nostro flebo. E niente cos'altro se la pancia è un disastro. Magari ci metteremo ghiaccio e 5 kg di piatto per rilassare questi spasmi. Il miele a 4 litri, il miele dà 300 calorie per ogni litro. Quindi non è un digiuno per niente, è altamente sovvenzionato. Adesso la pancia va per forza meglio. Mettiti i piedi bene come va la gamba. Quindi ti chiami? Ombretta. Quindi se siamo incapaci di tenere sulla pancia, come va la gamba? Sempre meglio. Oh, molto diverso. Suggesta me che come una vita che non la sente più perché l'anestesia utilizzata per salvare la gamba è rimasta lì, appiccicata. Quindi lui ha da scoprire tutte le cose che non sente nel suo corpo in un sacco di tempo. Ok, quindi sei stata veramente un ottimo cambio per YouTube mondiale. Allora, la domanda sui pesi, sul cibo è indispensabile. Quando abbiamo una pancia che è così distrutta, abbiamo detto che non si regge neanche 5 kg in verticale per gli adulti, solo acqua e miele. Se uno non resiste vuole un po' perché più idee sbagliate che reali, perché l'acqua e miele è un flebo, cosa succede? È che ci mettiamo solo acqua e miele e frutta nel corpo. Nel momento che si riesce a mettere i pesi su tutto l'addome, tutte le parti, senza dolori, con 5 kg, aggiungiamo verdura, ortaggi e insalate. E questo è tutto scritto nel libro, non c'è bisogno di prendere appunti, va bene? Ma senza olio e senza aceto. E vedo tutti gli occhi italiani. Ma no. E il motivo è semplice. Se siamo in difficoltà e il cibo a olio sopra è più complicato da digerire. E io dico, prima usciamo dai guai. No, poi dimmi ho fatto chissà quanti chilometri in bici, correndo, ballando, tutto bene. E poi vedrai che uno non te ne frega niente dell'olio e due anche la migliore qualità, prima spremuta, freddo, messa cruda, solo un filino così, sono tutte queste vostre espressioni, no? Copri i sapori. Copri i sapori. Va bene? Si arriva a 10 kg, aggiungiamo tutti i cereali integrali, biologico in chicchi, che lo cuociono in 45 minuti, ma condito con la verdura e l'ortaggi e l'insalata, non con olio. Anche i bambini. Soprattutto la gente che ha bisogno di essere protetta dagli adulti un pochettino più informati. Anche i bambini. Abbiamo sentito che lei non ha scrusciato molto prima. Vuoi sentire quando ti scruscia la schiena? Allora, hai detto che ti chiami? Lorenzo? Lorenzo, siedi fuori, togli la scarpa. Devo finire questo elenco. A 10 kg si può mettere tutti i cereali integrali biologici in chicchi che richiedono 45 minuti di cottura, orzo, avena, farro, frumento, grano saraceno, riso, condito con verdura. O solo limone e prezzemolo. Leggerissima, piacevolissima, sale, peperoncino, basilico, tutte le spezie, niente olio, niente aceto. Quando si arriva a 15 kg, poi possiamo aggiungere i legumi. Va bene? Lenticchie, fave, fagioli, ceci, tutti questi cibi senza olio, senza pane, senza riso, li mangiamo quello con un po' di verdura. Si inizia a capire che nella natura una squalo ti mangia intera senza
accompagnate con un grissino o del salmariglio o un po' di primo con il brodo del pesce. Oh, mangia una cosa, solo gli esseri umani sono così bestie che mescolano tutto e quando si mette il peso sulla pancia si capisce, non è la mia opinione. Quando si arriva a 20 kg in verticale, che è già un bel lavoro, che non c'è più dolore, 6 bolletti, si può aggiungere proteine animali, pesci, carne, uova, latticini, ma non mescolati una cosa, va bene? Adesso scusciamo Lorenzo. Metti i piedi qui, metti i piedi qui e mettiamo una mano qui e una mano qui, testa in avanti, così. Allora, prendi un grande respiro e ascoltiamo tutto là. Si sentite il rumore? Sentite il scuscio? Sì? Ok, estratti. E dammi una mano qui e una mano qui e una gamba qui e qui. E ascoltiamo. Al contrario, preciso, non è una manipolazione, è un aggiustamento. Vieni qui. E qui. Quasi perfetto. Grazie. Mettete in piedi, dici se ti senti più alto o più basso. In piedi. Più alto. Com'è possibile? Il segnale? Grazie. Un applauso. Collegamento con l'anima e il cervello e il corpo ci permette maggiore efficienza. Se stiamo male, ci serve per non soffrire. Se siamo parte della squadra olimpica, lo facciamo questo per dare il massimo. Quindi non è per la malattia, è per l'efficienza. Prossima domanda. Niente altre domande? Scusa, ha detto acqua di o anche acqua 1000 di Piacere tuo? Il corpo è 80% acqua, quindi la gente è disidratata e intossicata. Miele a stomaco vuoto e energia che arriva al fegato in 10 minuti, quindi ma a stomaco vuoto, a stomaco pieno diventiamo così. O se la pancia è così congestionata già di ieri e l'altro ieri, non scende, ci viene da vomitare, basta prendere un litro d'acqua semplice, berlo, aspettare 10 minuti e poi restituirlo al cosmos e poi dopo, quando non c'è più nausea, entra l'acqua e miele. Sempre a fare con dei pezzi del corpo che sono bloccati, sempre per mancanza di intuizione, per intossicazione, per stanchezza, soprattutto per farmaci e sempre scelte dei cibi sbagliati. Sempre pessime scelte. No, gente, no, 20 anni io sto attenta e prendono, non lo so, una spremuta in mandorla per colazione. Carboidrati e proteine insieme non vanno bene. Ok? Tipo riso integrale al ceci? Tipo non fare così. Okay? Una cosa alla volta o dentro una certa famiglia. Bere molto durante il giorno, bere molto acqua, 1 litro, 2 litri. A stomaco vuoto, ma prima che io do consigli alla gente, io dico quanti chili riesci a mettere in verticale sulla pancia, perché se bloccate, lascia perdere, non scende niente. No, il sistema sanitario mondiale che non sta per la vostra crescita, la nostra autonomia, dà risposta tipo, è freddo sulla pancia, fa male. Avete visto? Non è vero. Quindi il nostro problema è che non possiamo permetterci di essere pappagalli o quelli che fanno i gemelli.
voi vedrete gente che senza nessun problema disparano, le fanno le, come si chiama, plebiscito, cos'è, pontificazione, su robe che non sanno niente, basta guardare Facebook. È incredibile quello che la gente dicono, incredibile, perché non c'è nessun corpo governativo. Quindi, scusi, bere una bottiglia d'acqua fredda dal frigorifero significa che non sei a posto dentro, che dà fastidio, quella sensazione di fastidio la dà, no? Quando prendi una bottiglia d'acqua dal frigo. Aspetta, stiamo parlando perché è freddo? E se tu sei in montagna e ci prendi un po' d'acqua della sorgente, credi? Però può dar fastidio all'intestino. No, è un'altra italianata. A stomaco pieno, certo ti fa fastidio, a stomaco vuoto, e queste cose sono spiegate nel libricino in modo semplice, ma l'idea è averti tanta di quell'idea che non corrispondono alla realtà. E non è un popolo. Prego? La borsa dell'acqua calda che ci raccomandano di pancia. Aumenta la borsa d'acqua calda su una pancia che è disturbata, aumenta l'irritazione, l'infiammazione, irritazione, fermentazione, putrefazione e spasmi. Ma questo è niente, se sono pronto ad invitarvi, obbligarvi a dare i vaccini ai vostri figli, se non possono andare a scuola, questo è totalitario. Ok? Vi racconto un paio di cose sul mio punto di vista sui vaccini, ma spremuto in 2 secondi. Non c'entra niente con il corpo umano. Il corpo umano ha 3 miliardi 500 milioni di anni di storia e ce la fa benissimo senza le robe che le ditte farmaceutiche si inventano per spacciare e imporre. Questo è osceno. Ok? Stupido anche. Yes, my dear, dimmi. Aspetta, prima c'è lui. No, dai qui, dimmi. Faccio l'esempio mio, ma penso insomma. Per esempio, chi sono tanti anni che magari prende delle medicine per la pressione o per queste cose, cioè anche psicologicamente mi rendo conto che è difficile superare questi momenti, ecco. Ma il consiglio come ti chiami? Pino, ok, adesso, grazie. Allora, era impossibile per me di trovare questo posto senza la guida degli amici. Io so che non lo so, che problema c'è? Hai una panza che crea più resistenza per il cuore, più lavoro. Ogni volta che mangiamo una cosa che non va, non è che fa un piacere al cuore. Più anni che siamo assuefatti a un farmaco, perché non sapevamo scegliere meglio, no? Se io potrei pronunciare la vostra lingua meglio, io la farei, ma questo è il massimo che riesco a fare. Quando tu hai un corpo che è troppo tossico e ti insegna di disintossicarlo e ogni mattina tu misuri la pressione, tu puoi vedere che quel farmaco abbassa la pressione se c'è bisogno o no, non è intelligente. E quindi quando tu vedi, pressione normale, anzi la pressione è sotto normale. No? Qui devo stare attento al linguaggio. Io se fosse te, mi prenderei 20% in meno ogni volta che è sotto, e se è sopra 130, la prendo tutta, sapendo che togliendo la causa, cambiando le abitudini, il corpo non è stupido. La pressione è aumentata e il corpo ha sempre ragione quando ci dà i suoi dispiaceri, perché abbiamo fatto noi una cosa non fisiologica, spinta da qualcuno che prende una percentuale, sovvenzionata dalle ditte farmaceutiche che la porta ai Maldivi e tutti i congressi, dove io, da scienziato con 5 borse di studio, 2 lauree di specializzazione, 38 anni di esperienza, insegnando alla gente di guarirsi e non aver bisogno di me, non vengo invitata a questi congressi. Non soltanto che non vengo invitato, i risultati, non soltanto questi risultati che ho non vengono pubblicati, non vengono trasmessi. E mentre quello può rendere la mia vita poco simpatico, il problema è che io sono un intellettuale nella società che può aiutarvi a difendervi.
La Germania durante la seconda guerra mondiale era nei guai perché tutti gli scienziati avevano paura di dire la cosa giusta. Gli intellettuali sono i primissimi da vendersi, perché loro vedono cosa sta succedendo. Pochi che sono bestie come me a dire a qualsiasi prezzo, io ti dico come stanno le cose. Well, sono troppo bestie da avere paura, va bene? Ho paura di altre cose, tipo che nessuno mi ascolta, nessuno capisce. Uno dice, no, perché i miei figli non mi facciano se non la scuola. Io dico, senti, esci da quella fila, vai da qualche altra parte. Una soluzione di gente competente nei loro campi come io sono nel mio, ci fanno vedere qual è la strada della resistenza, di disobbedienza civile. Ci dobbiamo fare roba di quel genere. Va bene? Che cos'altro? Prossima domanda. Sì, cara, cosa vuoi sapere? Ma tu cos'è che hai scoperto tutte queste cose su questo, sull'alimentazione? Più bella. Allora, ti dico velocemente, quando ero un bambino, provando a capire il mondo di che cosa è fatto, la mamma mi ha chiesto una cosa e io ho risposto e lei mi ha detto, oh, quella è una bugia. Io mi sono sentita mascherata perché ero piccolo, no? Non l'altro ieri, ma... E ho detto, ma come sapevi che era una bugia? E la mamma si è messa a ridere e ha detto, ma si vede in faccia. E non sapevo che si vedeva in faccia. Inutile che la faccio, no? Una povera piccola a provare a vedere quanto si può gestire e manipolare, quello non funziona. Prima cosa. Quindi ho imparato a non dire bugia. Numero 2, che non significa che sono sempre simpatico. Io la cosa la dico come la vedo. Seconda lezione era a scuola più o meno quando avevo la tua età e si faceva la matematica che io amavo tanto e c'era un problema che non sono riuscito a fare. E la maestra ha chiesto, ma chi ce l'ha fatto questo? E tutti i nostri occhi sono andati perché non sono riuscito a farlo. E lei sapeva che io ero molto spinto nella matematica e ha detto, oh, vieni alla lavagna da farlo. Io ho detto, ma io non so fare. Ci farci vedere cosa hai fatto. Ho fatto la prima operazione. Lei ha detto, giusto. Ho fatto la seconda operazione. Giusto. Terza operazione, non sono riuscito a farla. E lei mi ha detto, giusto. Quella è la lezione per oggi. Hanno inserito una domanda più avanzata da vedere se c'era qualcuno da particolarmente intuitivo nella matematica. Quindi in vita mia, già alla tua età, uno mi ha detto, se tu sai che non la sai, giusto. Perché tu non vedi molta gente in giro, amore, che ti lo dicono, non lo so. No, io so che se tutte sparano delle cose stupide. Va bene? Poi, e dunque va così, quando tu fai una cosa che ti piace, se danza, se canto, se lo sport, se studiare, appena che ti piace, non ti ferma nessuno. Io quindi facevo bene, avevo insegnanti stupendi e avevo le opportunità di andare in posti dove gli altri che non erano entusiasti non potevano andare e studiavo e dunque era vedere se ho capito o no e dire la verità. E quello non guasta nessuna età e nessun campo, d'accordo? Good. Bene, bene. Quando ero più piccolo mi commuovo, ma adesso sono un po' più contenuto. Bambino che si... Grazie. Prego. Ok. Allora, facciamo un discorsetto. Facciamo un discorsetto degli autismi, ok? Autistici? Io lo so. Allora, seguite questi pensieri. Ok, 2. 1, quando studiate genetica.
stiamo finendo perché la porta che si soffoca. No, accendo l'aria condizionata adesso. Ha finito, lo sai. Accendo l'aria condizionata. Non era scelta mia, c'era chi l'ha vestita un po' più leggera che era. Se vi dà fastidio, spostate un po'. Pochi minuti. O lo accendiamo. Sì, sì, accendo. Allora, posso raccontarvi un paio di storie? Ragazzi, perché non si sente, è per questo, va bene? E non si capisce, invece questo è molto importante. Allora, prima sulla genetica. Quando ero all'università ho avuto il privilegio di studiare con un professore con 6 lauree, un cervello abbastanza raro. Va bene, usciva luce dagli occhi, dalle orecchie, di tutto, era proprio pazzesco. E quando si chiedeva a noi, quanti di noi abbiamo avuto i vaccini, di alzare le mani, lui stava con le mani qui. E noi tutti abbiamo subito dei vaccini per la propaganda, perché la televisione era giovane e i giornali avevano un grande potere di spostare la gente e l'abbiamo subito tutti. E lui ha detto, io sono andato a scuola, e poi usava delle parole pesanti, ok? Tipo fottute bastardi. Non sono andato a scuola con quelli che hanno deciso che questo era un ottimo modo da mettere in difficoltà tutta la gente e farli portare tutti i bambini e farli tutti prendere le nostre robe, noi ci barchiamo, prendiamo una barca di soldi e vendiamo questo brevetto anche in Africa dove chi dice no, soffrono perché l'acqua è sporca, perché non hanno frigoriferi, un sacco di cose, ma non è per i microbi. 3 miliardi, 500 milioni d'anni di storia per i nostri corpi non hanno paura dei microbi. Solo propaganda. Numero 2, quando sono andata alla più vecchia scuola di chiropratica nel mondo, il mio professore prediletto aveva fatto una carriera pazzesca. Professore ordinario dell'università, insegnavo osteologia, che è l'anatomia delle ossa, e 2 materie di filosofia, e lui era il capo del Dipartimento di Etica e presidente mondiale dell'Associazione Internazionale di Chiropratici e era in fila per diventare il presidente prossimo della scuola più vecchia di chiropratica dove si imparano a fare queste cose. E lui quando si è presentato, bassino, baffi brutti, una parrucca che non ne poteva guardare nessuno, naso così come, ma un cervello che non finiva mai. Lui si è presentato così. Ho 6 figli, non hanno mai perso un giorno di scuola per malattia, non hanno mai visto un vaccino, una siringa, un'aspirina e non hanno mai preso una malattia infantile contagiosa. E io questo tipo l'ho guardato e l'ho seguito per 4 anni. E quello che era sempre stupendo da lui non erano i consigli, l'eleganza del pensiero. E non bluffava mai. Se uno chiedeva una cosa che lui non sapeva, saprà. Ma ha detto che ogni cosa che si può dimostrare è dimostrabile, non c'è bisogno come ai tempi di Khrushchev, toglie le scarpe e sbatte sul tavolo e dice viceversa. La roba che non si può dimostrare, non c'è bisogno di litigare, perché non c'è la tecnologia oggi da dimostrarlo. Okay? Quindi, se io ho detto all'inizio che tutte le malattie sono debiti tossici e noi sappiamo di dove vengono, no? C'è sempre qualcosa nel corpo che non è nostro, non importa dov'è, è sempre una cosa che è bloccata, è appiccicosa, è sempre una cosa che è sporco e sappiamo benissimo di dove è venuta. Quindi in questa stanza non voglio sentire dire che uno ha detto ma io so perché. Non sono stato chiaro. La dimostrazione con Martino non è stata esplicita. Quindi questa malattia, o un'altra qualsiasi, è indotta. Cosa succede? Si crea determinati blocchi nel corpo.
Io cosa faccio? Lo so dove sono questi blocchi e li sblocco e vi insegno da cosa da fare. E cambiare i modi di mangiare non è oggi e domani. Io dico mangia tutte le schifezze nel mondo, ma rifletti su quello che ti ho detto. E quando mangi male senti, le gambe erano più leggere ieri. Ma è matematica, è lo stesso in tutte le cose. No? Amici che si aiutano diventano migliori amici. Gente che studiano la musica diventano più bravi. Bambini che crescono in una famiglia d'amore invece un orfanotrofio o nella strada o con le droghe, chiaro che hanno maggiori vantaggi. Ok? Quindi quello che io vorrei fare è uno scambio con la comunità dei genitori che hanno un problema di questo genere, non perché è molto diverso dagli altri, gli altri problemi sono ugualmente allucinanti, va bene? Ma per la gente che dicono, ok, io leggo il tuo libricino, che è gratis, e io vedo dei video che sono gratis, e io farò del mio meglio per lavorare con i pesi, il ghiaccio e acqua e miele che dei figli faranno quando vedono i genitori fare le cose. Non c'è un altro modo di girarlo. C'è un altro modo, si fa barbecue, ci facciamo tutto barbecue, ci facciamo acqua e miele e limone come sorbetto e lo facciamo tutti. E ci mettiamo un peso, chi da 10 kg, chi da mezzo chilo. Perché loro se vedono una cosa abbastanza volte le faranno, il ghiaccio, li fanno quelli piccolini e cosa si vede? Che si inizia a guarire. Uno dei genitori, per esempio, io faccio più schifire quello quando dentro di me scatta qualche cosa. Può essere un dispetto, una cosa disonesta, una cosa intenzionalmente maliziosa. Lei che scatta perché fra l'intossicazione e l'intossicazione le soglie per scattare è un po' più basso, ma ha ragione. Ha fatto una bella scrusciata qui. Io non so se lei ha voglia di farsi scrusciare tutta la colonna vertebrale o mettere il peso al ghiaccio, ma una cosa è sicura, lei è intossicata non solo dai farmaci ma anche del cibo e quindi il corpo come può mai recuperare? Se non si fa marcia indietro, no? La conferenza che io faccio per voi abbastanza abilmente, tipo che lo posso fare mentre dormo, ok? L'ho fatta tante di quelle volte, ok? Perché sono allenato da farlo, ho perso il pensiero, stavo dicendo. Dell'autismo, il discorso di intossicazione. Ok, l'intossicazione, cibo non cambia oggi e domani e ci vuole tempo di capire le cose e ci sono ricette, ci sono diete e io so cucinare bene, quindi basta chiamarsi, ma io ho fatto, dici dai, hai fatto così, vero, va bene? Se vengo capito, seguito, intracciato dalla società, io posso scrivere ricettari, ma già non sono considerato nessuno, è fantastico, perché la gente è abituata che la televisione... No, tranquillo. E la televisione spaccia una certa direzione, di dipendenza, di bugie, di paura, di paura, ok? È un bruttissimo momento per la società. Sì, si esce da in piazza che per il palazzo, ma quello non è il problema. Anzi, negli Stati Uniti dei diritti... Negli Stati Uniti, no, tranquilla, negli Stati Uniti i diritti umani hanno fatto un salto indietro 800 anni con Obama. Il nome è sempre falso, lo chiamano l'atto della libertà, quando è tutto al contrario. Oggi, se tu fai antipatia a qualcuno importante, senza, non so come si chiama, quando si fa arrestare. Mandato di cattura. Nessuna mandata. Entra in arresto. Ti entrano, tu non puoi chiamare un avvocato, non ti dicono chi ti ha accusato, non ti dicono di che cosa stai stando accusata, ti possono portare in galera
senza dirti quanto tempo puoi stare. Va bene? E questa è chiamata l'atto della libertà. Prima della Magna Carta, ok? 800 anni indietro, questo uomo che ha guadagnato il premio Nobel per la pace mentre c'erano 3 guerre in corso. Leggiamo fra le righe, ragazzi, L'intelligenza, la dignità non va da nessuna parte, quindi se io posso avere le famiglie dove collaboriamo, non gli devi buttare la bimba fuori perché vuole fare altro, ma vedete che la frequenza e l'intensità e la durata di tutta roba extra come comportamento è proporzionale al livello di tossina. Va bene con dei ragazzi down, con le atlete olimpiche, con la gente. Se voi guardate la mia roba in 38 anni da scienziato, da ricercatori, io ho documentato ogni immaginabile tipo di cambiamento. È sempre lo stesso. Malattie non ce ne sono. Ci sono gente intossicata, piena di bugia, pieno di veleno, nessuna commissione scientifica che non è venuta. Vi devo raccontare questo a proposito della scienza. Quando ero all'università ho avuto un privilegio cosmico di avere dei professori speciali per la gente che avevano vinto le borse di studio. Quindi è come andare a una scuola ancora più prestigiosa, avevi i migliori che ti insegnavano anche in piccoli gruppi. Nella chimica organica, dove si studiava insieme 600 studenti alla volta, noi ci vedevamo con il professore in 12. Quindi guardalo, chiede, dai il primo nome, c'eri tu e chiedi le cose. Lui ha preso la sua master's al Princeton, dove andava Einstein, e poi è andato per la sua dottorata, è andato al MIT, Institute Tecnologico di Massachusetts, dove il Pentagono, che ha illimitata fonte, prendono pienamente il 50% delle tasse degli utenti, senza dire dove va per motivi di sicurezza nazionale, va bene? E se tu sei più veloce in una cosa, voi 3 avete borsa di studio pieno, ok? Vite, alloggi, per le scuole, libri, tutto, pagate di essere lì, perché dopo venite a lavorare con noi, tipo genio ribelle, va bene? Questo tipo di cosa. Quindi questo professore andava in questi posti per avere questi pazzeschi onori e privilegi intellettuali, e quando ho chiesto al professore in che cosa fai tu la tua ricerca? In che cosa fai tu la tua ricerca? Arriveremo prima o poi. A che cosa fai la tua ricerca? Lui ha fatto cancro. Perché fai così? E lui, la risposta mi è rimasta qui del 45 anni fa: non sovvenzionano altro. Adesso facciamo un marcia indietro qui. Parlava da Einstein e Princeton. Quando Einstein è uscita della Germania, perché tutti i cervelli si sono venduti per la paura e hanno fatto il gas che distruggeva dei tessuti nei polmoni dei soldati, e Einstein diceva: ma questo è impossibile, non è possibile. Ed hanno fatto 94 firme di scienziati, primissimi scienziati in Germania, dicendo che loro erano fedeli alla patria. E lui ha detto: faremo un controproposto, e ha trovato 4 nomi. Quindi l'intelligenza si è venduta, ma torniamo a Einstein, che finalmente esce dalla Germania e sta cercando asilo in America. Ha fatto diverse ricerche all'Università di California, del Southern California, e era interessante, ma invece ha vinto la sua presenza, la sua residenza a Princeton. Chi può dirmi cosa ha offerto Princeton ad Einstein per farlo andare? Chi può dirmi?
C'è qualcuno qui che ha vinto un sacco di borse di studio e roba di questo genere molto veloci? L'hanno detto professore Einstein, a parte lo stipendio decoroso che chiunque dovrebbe, non hai nessun obbligo di insegnare se non hai voglia. Non hai nessuna... Allora, apriamo una parentesi qui. Lei fa come tutti di noi ciò che sentiamo. Lei non sta facendo niente di sbagliato. Lei fa quello che arriva al sistema nervoso passando quei veleni. Siamo tutti così. Io quando sono intossicato sono particolarmente antipatico. Se sono disintossicato e più allenato, sono notevolmente paziente. Va bene? Allora, stavamo dicendo Einstein, cosa aveva offerto? Un stipendio? Senza aver bisogno, prego? Chi se ne frega? Chi deve andare via? No? Noi dobbiamo andare via quello che si deve fare, loro se ne fregano. Allora, concludo questo, più o meno. Einstein non era obbligato di insegnare se non voleva, non era obbligato di correggere i compiti se non voleva, non era necessario per lui, non era obbligato di... Non era necessario o non era obbligato di pubblicare. Di solito se scienziati hanno posto me che tu pubblichi ogni 6 mesi un articolo, hanno detto tu qui puoi fare quello che dice cuore tuo con una casa bellina, 5 minuti della facoltà. E Einstein ha detto, ci siamo capiti, va bene? Ma il mio professore era obbligato di indirizzare la sua infinita intelligenza e fantasia in una materia chimico-organica che è pazzesco, per fare quello che volevano loro, se no non poteva insegnare lei. E quindi mentre mi insegnava un po' di chimica organica, tutto ciò che io ero in grado di capire, perché è complicato, va bene? Mi ha insegnato che la sua intelligenza non bastava per guadagnare l'indipendenza intellettuale. Quindi quando dici, ma la scienza, ma la televisione, ma i giornali, fatemi un colpo di telefono, ok? A disposizione per voi. C'è il mio numero privato, giorno o notte, veramente. Non voglio disturbare, veramente. C'è un libricino che l'abbiamo riscritto 19 volte per chiarezza e in 6 lingue, non ho mai venduto una copia, spero che si capisce che l'intenzione è divulgazione, come Graziella parlava dell'organizzazione, e ci sono un sacco di video e questo sarà lì fra un po'. No? Ormai fatto con la mia webcam e computer e fatto da solo con la vostra presenza. Quindi spero che questo per voi diventerà una serata diversa dagli altri, che la gente che ha problemi grossi, non ci vuole niente chiedere amicizia su Facebook, vi mando il link o chiamarmi. Lo dici dove siamo adesso? Sì. Allora, lui abita a Catania, però in questo momento è a Moglie che è vicino a casa, l'hotel La Torre. Quindi lui, siccome ha un bel kit di pazienti che deve vedere costantemente nelle Marche, cioè quindi da noi, lui si ferma, è disponibile a fare, chi vorrebbe fare delle sedute è disponibile a ospitarvi a Moglie in questo hotel. Quindi lui una volta al mese ritorna per poi ritrattare i suoi pazienti. Chi fosse interessato basta che lo dice a me, il suo telefono è sul biglietto che vi ho dato di biglietto, questo qui, e quindi questo è quanto, è giusto. Ok, sì, prego. Il vicino di cui parla lo possiamo scaricare in PDF? Sì, gratuito. Altre domande? Tempo da smontare la tenda? Sì, Carla? Allora lei è stata rosinata dal vaccino?
Una latina. Ed è diventata autistica. Più forte. È stata rovinata da vaccino ed è diventata autistica. Sì, ma tu hai sentito il linguaggio che utilizzavo. Tutti i farmaci dentro il corpo, se non è per anestesia dopo un trauma, io non sono d'accordo, mai. Chiamala autistica, chiamala antipatica, chiamala super eccitabile, entusiasta, intollerante. Io sono peggio di lei quando una me la rompe. Però io volevo chiedere questo, per aiutarla nell'alimentazione, io a questa età, a questo livello, per aiutarla a migliorare almeno sul piano dell'alimentazione e farla stare meglio, sì, a livello gastrointestinale, a livello cerebrale, che cosa gli dovrei dare, che cosa gli dovrei togliere e allora, quali sono gli alimenti che deve invece assumere? Allora, uno, vi do l'idea in generale. La domanda, se non si sentiva al webcam, è per la figlia che ha quanti anni adesso? Quindi è quasi 15. Ha 15 anni, che si chiama? Alice, va bene. Come si può introdurre un approccio ai cibi? E l'idea è più roba pulita possibile e meno roba sporca. E vi insegna per esempio come fare la pizza o il calzone con ingredienti tutti perfetti. Per esempio la farina integrale biologica, senza impastarla con l'olio, lievito madre, cipollette, tutte le verdure di questo mondo, tutte le spezie, e lei la mangerà. Va bene? La stessa cosa con la pasta, integrale biologica, niente olio, tutte le verdure, limoni, piselli, funghi, peperoni, tutte le cose. Non pasta bianco con formaggio e con olio, così no? E si fa sparire queste cose, piace pasta lunga, pasta grande, tutte queste cose così. Gelati, si fa gelati in casa, questo è scritto nel libro. Ci prendiamo la frutta, quando è quasi pronta ad essere buttata via, e la sbucci, la metti nel freezer, la tiri fuori, la metti nel frullatore con pochissimo acqua, e hai un gelato imbattibile, senza aggiungere niente. Le piace con più dolce? Zucchero di canna quello scuro, miele di tutti i tipi, sciroppo, uva passa, fichi secchi, ma devi guardare cosa c'è scritto. Hai dubbi, mi chiami e chiedi. Puoi fare biscotti in casa, ok? Puoi fare dolci, ma non c'è uova e latte e olio o burro o strutto o margarina. Ci sono queste cose. È un altro approccio alla cucina che è pulita. Non mescolare i cibi. Se le dici vuoi l'hamburger, bene, hamburger è un pomodoro, insalata così, non con pane bianco e dolci dopo, mangiamo una cosa alla volta. E non fate la guerra quando non funziona. Non fate la guerra quando non funziona. Non fa il tavolo da mangiare diventare un incubo. Ok? E tu vedrai più cose giuste che fai, più che lei fa solo quello che sente. E dunque è che non c'è niente in lei che non va. Troppo facile sparare una diagnosi. Io dico che la diagnosi è la cosa più pericolosa del sistema sanitario. Perché quando è sbagliato o disonesta o intenzionalmente disonesta, il medico ha uno scudo per scrivere tutte le cose nel mondo. Nessuna niente malattie qui, niente giustificazione. Mi sta facendo gli occhi dolci, che fai dopo la conferenza? C'è niente lei che non va, lei reagisce a quello che sente. Tutti gli anni della guerra fredda, tutte quelle ricerche degli americani, i russi, i tedeschi su che cosa ne metti nel corpo per cambiare il comportamento. E fanno apposta. Quindi tu guardi per te stesso, tutti i consigli alimentari, inizi a fare il meno peggio, l'errore meno frequente, meno intenso. No, il peggiore di tutto è dolce con proteine nella pancia. Aggiunge alcol per gli adulti, quindi
Se tu inizi a fare 4 cose che piacciono a lei, dici mangi, fa fuori 1 chilo di gelati e sorbetti di frutta al giorno, tu non vuoi altro finché il corpo ha raggiunto un certo livello, pasta integrale, vuole la carne, vuole il pesce, va bene, ma non mescolato con 300 cose senza olio, non fare così, e chiami, io non vi posso dare le chiavi istantanee alla soluzione di tutte le cose stasera, però il libro non scherza, io l'ho scritto per dopo che il Signore mi porta via, o chiunque che mi porta via, non so. È scritto bene, tu leggila, fai una fotocopia ingrandita e la appiccica Fabiola al frigorifero con tante di quelle stelle e cerchietti e parli in famiglia su qual è la politica. Lei non farà niente di ciò che non vede da te e tuo marito, niente. Quindi rifletti, e rifletti, e rifletti, e rifletti. L'idea è fare il meno peggio. E ogni opportunità di fare le cose giuste è una buona idea. Ma parte dal presupposto che lei ha 100% ragione ogni cosa che fa. Non è decoroso, non è socialmente accettabile. Lei è guidata dalle cose che non sono tue, non sono sue. Va bene? E questo non è tutto, questa è un'introduzione, ragazzi, siete stati molto bravi. Sì, sono rimasti pochi, ma se c'è qualcuno che non ha un computer non lo può scaricare. Ma se avete un computer, è già lì. Non c'è chi non ha. Hai un computer? Sì. No, dico, a casa hai un computer, come puoi scaricarlo? È lì. Ciao webcam, sei stato grandioso!